Uh, Ciao a tutti, sono Joshua, qua al centro Ronau a Culno e stiamo rivisitando il nostro percorso della settimana verso la riapertura della società. E, per chi ha fatto un piccolo scansione di suoi interni per provare di percepire in qualche modo questa tensione questa tensione, ma magari non solo tensione, ma il livello proprio di profondità, il livello proprio di influenza come è proprio entrata nel nostro essere questa situazione. E stavo pensando che oggi la tema sarebbe piano, di rientrare tutti i nostri lavori, tra tutti i nostri colleghi, in qualsiasi ambiente che potrebbe essere, e anche i bar, i ristoranti, tutta questa roba. Dobbiamo, in senso, non fisicamente piano, e non vedere piano in senso solo una volta uscire. Questa non, cioè, magari ci sta, però sto pensando a livello psicoemotivo, di dare spazio, di dare tempo a, per nostra relazione di vivere, di capire quanto magari siamo entrati dentro di noi stessi. Siamo comunque stati 2 mesi a casa o di più. È normale che ci entriamo noi stessi, che quando siamo confinando noi stessi in questi spazi comunque abbastanza ristretti, c'è qualcosa che succede a livello neurologico dentro di noi, a livello emotivo. E se ci crediamo che partiremo la vita a vedere a ritmi di prima, ma non fisicamente. Ciao, tutto è pim pam pam, sì, sì. No, di sicuro no. Tutti saranno sul rallentatore. Chi ha lavorato magari a casa, chi non ha lavorato niente, non importa, siamo tutti stati a casa. E allora tutti i nostri modi, comportamenti sociali sono cambiati, ok? Per forza, per forza. Ci sono poche cose più forte, come una impressione più forte sul nostro essere, i nostri sistemi, come perdere lavoro, cambi casa, cambi relazione o perdere i nostri cari. E, ok, magari alcuni sono persi il proprio lavoro, alcuni sono persi le loro ditte, alcuni sono semplicemente stati a casa, però perso il loro guadagno, e un bel po' di noi abbiamo diversa familiare che siamo persi, ok?
E questi sono cose pesanti, molto pesanti. E per chi non ha mai subito una cosa di genere prima, è una botta forte, molto forte. Tutto questo insieme di cose. E una cosa magari cambia a caso, che ci vuole tempo di recuperare i sensi. È una cosa di cambiare lavoro, è una cosa di perdere lavoro, e magari è una cosa anche di perdere una naro e cara. Ma è un'altra cosa di non avere accesso ai nostri amici fisicamente. Non è normale che io non posso uscire e farmi una camminata nel bosco, che non posso, per chi vive vicino del mare, fare una camminata lungo il mare, quando siamo persa una familiare. Queste cose aiutano di digerire, di smaltire tutta questa emotività per gestire tutta questa emotività. Noi siamo chiusi a casa e allora non siamo neanche avuto la possibilità di guardare, veramente guardare chi è importante da noi negli occhi, sentire veramente la loro voce, vedere l'espressione sulle loro facce, di sentire il loro abbraccio. E allora tutta la nostra network, tutti i nostri, cioè, che tiene noi a galla nella vita, abbiamo perso anche quella in questi 2 mesi facili. E allora è pesante questa cosa. E per quello che dobbiamo andare piano, per quello che dobbiamo andare con cautela, con rispetto, ma veramente rispetto, che ci vorrà un attimo per tutti di smaltire tutta quello che è successo. E non giudichiamo noi stessi né altri, vanno piano. Perché magari abbiamo tutti avuto qualcuno che ha perso un familiare. E quante settimane, quanti mesi ci è voluto per farli ritornare a diventare se stessi? Figurati se tutti quanti siamo sotto lo stessa, per dire, emotività insieme. Perché? Perché comunque di perdere un familiare, di essere obbligata di cambiare la vita così tanto che siamo fatta, prendere parte di questa cosa, diciamo, di forte cambiamenti nella vita. E allora dobbiamo, cioè, volere bene come individui quando nuovamente nella vita passata siamo passati a qualcosa di difficile, siamo sempre stati lì per supportarli, ma adesso tutti quanti che abbiamo lo stesso comportamento verso di noi. E allora proviamo di capire veramente questa gentilezza, questa dolcezza, questo rispetto per noi stessi e tutti gli altri quando ci ritorniamo nella vita normale. Ok? E non giudichiamo, proviamo di accettare ognuno il nostro modo di agire. E cosa sono questi modi di agire? Ok? Perché questo percorso
di un lutto, no? Di un forte cambiamento nella nostra vita, di perdere qualcosa come nostra libertà di girare nella società, che non è poco, ok? E questa è una cosa, va bene di camminare se hai un cane, ma se hai figli non va bene di fare una camminata. Non lo so se hanno proprio pensata bene questa cosa, che un cane ha più bisogno di uscire di nostri figli, giovani, piccoli. E allora c'è sicuramente stato un modo di organizzare che i nostri figli, i bambini potevano uscire e muoversi e stare bene, e anche rispettando il più alto grado di, diciamo, livello di protezione virale. Di sicuro c'è un modo. Ok? Ma comunque lasciamo stare quella. Eh, quando abbiamo passato qualcosa brutta, c'è 5 stadi per arrivare in fase, modi di agire prima di arrivare a accettare la situazione. Prima è di negare, ci neghiamo, fa finta che non è mai successo. Okay? Dopo un certo punto, magari si capisce, e viene frustrazione, ok? Negare, frustrazione, rabbia, ok? Quando siamo a fronte di una situazione così forte come un cambiamento innegabile che dobbiamo passare, a un certo punto arriviamo, ti cominci a capire che, ok, non posso negarlo. Dopo questa comincia a avere un effetto anche fisico su di noi, dove il cambiamento non è solo una cosa emotivo, eterico, fuori di me, cioè cominci a sentire anche fisicamente questa cosa, che io devo cambiare mio essere, grazie di quello che è successo. Perché dopo forte situazione non siamo mai le stesse persone. Speriamo che impariamo qualcosa comunque. Ma anche a livello, diciamo, dannoso, cioè, quando c'è qualcosa forte c'è poco da fare, fa male, magari rimani per una vita. Ok? Ma come ci agire, questa abbiamo una scelta. Ok? E va bene anche di sfogarsi fisicamente, ma meglio non incontrollabile e in qualche modo cosciente, cioè non facciamo male a altri. Proviamo di non sfogare questa rabbia su di altri, perché non è proprio rabbia, è frustrazione, perché in qualche modo tutto sta cambiando, tutto sta muovendo dentro, è come le unghie sulla lavagna, no? Cioè, va sui nervi, no? E dobbiamo anche sfogare questa, va benissimo, anzi è fondamentale che ci sfoghiamo questa cosa, ma proviamo di non fare male a altri, proviamo di non creare altri danni e semplicemente sfogare quello che abbiamo dentro per lasciare spazi per questo cambiamento di cominciare a succedere. Dopo cosa succede? Si sfoga un pochettino fisicamente. Scusa, cos'è il prossimo cosa che succede? L'intelletto, ok? Il furbezza. E si comincia a provare di vedere, contrattare, di manipolare intellettualmente la situazione per evitare di cambiare, di provare a girare la fritta per andare dalla nostra parte. Ma a fronte di certe situazioni
puoi girare quanto vuoi, siamo sempre comunque a casa, quella persona non c'è più. Ok? E spesso cosa succede? Quando arriviamo a un livello intellettuale, ritorniamo a negare o la rabbia per il prossimo giro. E dopo, piano piano, cominciamo ad arrivare a un certo punto dove non c'è più niente di combattere, cioè, si comincia a vedere tutte le nostre difese falliscono. Entriamo in un tipo di depressione. E lì viene la voglia di tirarci fuori e neghiamo, incazziamo o ci analizziamo. E dopo rientriamo nella depressione. Piano piano andiamo in tutti questi diversi loop, no? E ognuno di noi avrà la nostra, diciamo, zona preferita, dove noi siamo più comodi. Io mi sento più a mio agio con la rabbia. Non mi piace, cioè non sono proprio un analitico, allora rimane lì nella rabbia. Oppure nego. Sono bravissimo, ho una capacità forte di negare. Ok? E ricordi che abbiamo, da ieri, che abbiamo i nostri 3 modi primari di agire. Allora, quella sarebbe quella che prende situazioni testa a testa. Quella che va un po' intorno, piano piano si lavora verso il centro, e dopo c'è quella che guarda indietro del tapparello, che tapparelle si guarda e piano piano si apre la porta, piano piano, per dopo uscire. Ognuno di questi hanno loro parte positiva e parte negativa. È così. E allora di giudicarli è proprio ridicolo, perché abbiamo ognuno cioè queste sono le cose della natura, ok? Non è una scelta psicologicamente, siamo nati biologicamente, ognuno di noi umani, con una diversa miscela di queste cose, alcuni di più, alcuni di meno, alcuni più forti, alcuni meno, ma comunque è così. E allora, dipende dal nostro modo di base di agire, giochiamo con queste di negare, queste di incavolare, di combattere contro questo cambiamento, di analizzare la situazione per stare lontano, per coprire i buchi intellettualmente, e depressione. Okay? E questa qua, nei modi migliori, cosa succede? È che ogni volta che facciamo un loop, ok, depressione, dopo si comincia a andiamo sempre verso più tranquillità, perché siamo sfogata, perché siamo analizzata fino all'ennesimo esponenziale, siamo negata in faccia che c'è il sole, che non possiamo negare più. E quando siamo in fondo di questa depressione, quella che sarebbe depressione, io vedo come il modo per cui noi stiamo facendo il reset. Noi possiamo chiamare depressione, ma io chiamo per un tipo di reset, dove si chiude tutto, in senso non quella che nascondi, no? Dove siamo come in una camera antisensoriale, dove stiamo galleggiando in questa acqua calda, senza rumore, senza luce, siamo in questo buio galleggiando. Aspettando per il sistema di ripartire da questa nuova prospettiva. E quando si comincia a ripartire,
andremo un po' indietro, un po' avanti, e poi non è che siamo lineari macchine, no? Siamo organismi. E allora, però, verso una pace con la situazione dove ci accettiamo, ma in pieno, dove siamo liberi di tutte queste altre sensazioni. Ok? È facile di capire, accettare con, diciamo, di piace o di volere bene. No. Eh, di accettare, dare a noi la migliore possibilità di sanamente uscire di una situazione. Perché? Perché se stiamo analizzando una situazione così pesante come tutto quello che è successo a noi in questo periodo, con queste fasi di negazione, rabbia, analitica o depressione troppo forti ancora, noi non siamo liberi di veramente, con calma, con pace, di analizzare l'informazione che c'è a nostra disposizione. Impossibile, ragazzi, impossibile. Non provarci neanche di credere che dentro di uno di questi loop sei lucido. Non c'è nessuno che è lucido dentro di uno di questi loop. Impossibile. Impossibile. La lucidità viene quando siamo distaccati di queste forti emozioni create dalla situazione. Non vuol dire che ci stacchiamo dalla nostra emotività di chi siamo, no. Siamo essere che ha una base emotiva, cioè i mammiferi, okay? I mammiferi per cui ci pertengono, è basato sull'emotività. Non siamo i rettili, che mancano proprio ogni capacità di percepire e vivere. Non esiste non esiste nella loro biologia questa roba. Nostra base, nostra biologia è emotività. Ma abbiamo anche un intelletto. Abbiamo cuore, abbiamo intelletto. E dobbiamo fare questi due collaborare. Ma questo intelletto non può far suo se siamo troppo agitata. Non si può far suo se siamo agitata. La mia speranza con questo discorso è che siamo capaci di un grado un attimo più cosciente percepire i nostri meccanismi di sopravvivenza. Ok? Sopravvivenza è il modo per cui un organismo biologico prova di mantenere sue abitudini che ha sempre fatta, che hanno sempre funzionato per andare avanti. Ma questo non vuol dire vivere. Okay? Vivere e sopravvivere sono due cose ben diverse. E se siamo bloccati in questa cosa di sopravvivere, non siamo liberi di vivere. E nel quella vivere dove c'è la capacità vera, analitica, sana. Dove possiamo
veramente assimilare questa informazione intellettualmente, ma anche emotivamente, e provare di fare senso di tutto quello che la gente stanno dicendo. Perché di sicuro sono tanti pezzi che abbiamo bisogno di mettere insieme per percepire questa torta. Non è che una persona ha tutta la verità. Sono tanti pezzi che possiamo mettere insieme come un puzzle per cominciare a capire che cos'è questo quadro. Se vuoi giocare bene i puzzle, non guarda l'immagine di come è finita. No, i veri forti girano i pezzi e si partono con il bordo e si piano piano il colore e dopo piano piano si lavora verso il finitura, piano piano si comincia a capire, ah, qua c'è un po' di fiore, qua c'è, boh, e dopo si capisce, ah, un bici, ah, cavolo, è una strada stirata, e si vede che è uno su bici in montagna, ok? E noi dobbiamo mettere tanti pezzi insieme, e questo ci vuole una mente e cuore libera. Ma per fare questa dobbiamo gestire questo trauma. Non c'è modo di scappare, questa ragazzi. E non c'è niente neanche brutta nello, diciamo, autopercezione di come questa situazione sta influenzando a livello psicoemotivo, ma anche fisico. E mia speranza, per chi ascolta questa, per chi veramente prende atto un attimo di queste piccole stupidate, che quando rientra il lavoro e vede questi loop creati di questa situazione, di questo percorso di l'urto, di cambiamenti, perché passiamo sempre queste 5 fasi, quando c'è tutti, che questa è scienza conosciuta di tantissimi, 60-70 anni, non lo so, una cosa vecchissima questa cosa. Avrai la possibilità di essere o meno uno nel gruppo calmo, uno nel gruppo che respira, uno nel gruppo che riesce a creare quel spazio anche non verbalizzata specificamente per lasciare queste cose sviluppare dentro, perché comunque si sviluppa in 10 anni o in 2 settimane o in 2 mesi, ma cioè, ci passiamo questa cosa. Alcune cose aiuta di risolvere certi problemi. In queste situazioni abbiamo un nemico invisibile fuori che non sappiamo ancora bene come agisce, chi è che è più sensibile, non sensibile, cos'è il meccanismo, cioè sono tante incertezze ancora intorno di questa. E questa ultima settimana di vero, per dire quarantena, possiamo usare per venire anche un po' in pace con questa incertezza di tutti questi meccanismi. Di dire, ok, è così, ma io non sono scemo. L'internet è enorme, il mondo più o meno ha tantissima informazione a dare a noi su questa cosa.
posso cominciare di analizzare la situazione e provare di trovare i pezzi di questa puzzle che in qualche modo comincia a fare senso di questo quadro. E non è semplice di trovare questo senso di pace con tutte queste incertezze. Cioè, è una contraddizione. Ma dall'altra lato si può dire il razio umano sopravvissuto negli anni 50, in spagnola, prima nel 2017 quando era i cinesi, cioè guerre mondiali, i 400 milioni di persone uccise dai loro governi negli ultimi 100 anni. Cioè, il mondo è pericoloso, il mondo ha sempre sopravvissuto. E noi siamo i relicchie di questa. Prima di 2 mesi fa vivevamo da Dio la vita. Ma non è che non c'è mai stato pericoli prima, di guidare la macchina, di andare in volo, di camminare sulle strade, di andare in montagna, di sciare, cioè pericoli ovunque, ragazzi. E ci sono anche guerre, ci sono anche malattie. E dagli anni 57, non mi ricordo quando di preciso, ma quando è passata l'ultima pesante. Non è che SARS era poco importante nel 2003-2004, quello che era. Ma comunque i cinesi, scusa, spagnola ha ucciso più di 1.500.000 persone, quasi 10 volte quello che ha ucciso adesso. E comunque noi, siamo usciti di questa cosa. E allora, non dobbiamo avere sempre tutte le risposte adesso nelle nostre mani. Ma possiamo essere veramente tranquillissima a 1000 che arriveranno. E per il momento usiamo quella che, diciamo, sappiamo davvero aiuta di rallentare o anche diminuire radicalmente il rischio che prendo questo virus. Le maschere, l'uso diciamo, come si chiama? Questi antibatteriali che si usano per le mani, distanze, baci, abbracci nel bar, questa roba, teniamo un po' calmo per il momento. E il rischio dovrebbe essere veramente minimale. E allora non preoccupiamo, le risposte arriveranno abbastanza in fretta, perché sono sempre andate avanti, anche con cosa ma uguale, se non peggio, perché era peggio in spagnola. Ok? E loro non hanno chiuso niente, e la società è andata avanti da Dio. Ok? E abbiamo una società molto più informata, molto più avanzata a livello tecnologico di quell'epoca lì. E allora, in qualche modo usciremo benissimamente anche di questa. Ma quello che è importante è di capire che siamo stati traumatizzati. Quello che è importante è di capire che c'è un percorso che ogni umano si percorre in questi momenti. È importante di capire dove sono io in questa cosa, che non avevo proprio mai pensata, proprio diciamo scientificamente, logicamente, che c'è un modo anche di percepire tutto questo movimento emotivo.
è di prendere coscienza che tutti quanti i nostri colleghi familiari, tutti quanti saranno scioccati anche loro e che tutti quanti avremo bisogno di andare piano, emotivamente, non fisicamente, cioè solo il nostro modo di chiacchierare, di parlare, piano, piano. Lasciamo un po' di spazi perché tutto deve ripartire questo motore. I nostri cervelli per 2 mesi sono stati più o meno fermi, anche per chi ha lavorato a casa. Ok? E allora, chiudo adesso, lo so che sono sempre lungo, pensando sempre 5 minuti, Joshua, solo 5 minuti, e ciao. Ma spero che in qualche modo questa è servita di aiutare qualcuno. Di sicuro questa mi ha aiutata e mi aiuta perché non è una cosa statica, non è che è finita, no? Perché questa viene e va, siamo organismi biologici, ok? In qualche minuto proprio siamo tranquilli e proprio libera e dopo, paran, qualcosa succede e non capiamo più niente. Perché sono incavolata? Perché mi sento così distante, analitica al mondo, freddo? Perché voglio solo tirare la testa sotto i coperchi e dormire per 3 giorni? Ok? Rispettare questi passi, non è che dobbiamo violentemente negare, perché lì non stiamo uscendo, dare spazi, dare empatia, dare rispetto a quello che sta succedendo dentro di noi, quello che sta di sicuro succedendo in tutti gli altri nella vita. E io sono convinto che questa aiuterà il nostro ripartire di essere quanto liscio, con meno agitazione, meno litigi, meno sì, frizione possibile. Io sono sicuro che con 2 stupidate come questa potrebbe cambiare tanto il nostro modo di rientrare nel mondo che abbiamo sempre avuto intorno di noi, dove siamo sempre vissuti fino a poco fa. Ok? Dai ragazzi, forza, coraggio e vi volete tanto bene e da baci e abbracci a tutti. Forte, ok?